Quante volte abbiamo parlato di micro brand e quante altre volte indubbiamente continueremo a farlo? Voi lo sapete, questo canale è sempre nato dietro la mia passione, una passione più che decennale ormai, che da appassionato di forum e diciamo frequentatore di forum e da appassionato della prima ora si è sempre diretta indubbiamente verso un certo tipo di orologeria, un'orologeria blasonata e con dei contenuti tecnici che potessero giustificare a volte anche dei prezzi stellari. Pensiamo per esempio a degli indipendenti o magari a grandi complicazioni da Patek Philippe a Ilang e Zune. Insomma, per me l'orologeria è sempre stata questo e lo è ancora in realtà, cioè un contenitore, un contenuto di grandi storie ma anche di grandi complicazioni e grande tecnica. Eppure, dopo aver aperto il canale YouTube, dopo aver registrato e pubblicato centinaia di video, ma soprattutto dopo essermi confrontato con migliaia e migliaia di voi tra commenti e chat Telegram, a proposito potete entrare gratuitamente, trovate il link nella descrizione. Beh, non nascondo, non l'ho mai nascosto e non lo nasconderò mai, che mi sono avvicinato anche a un altro modo di vedere l'orologeria, che non è soltanto l'alta e blasonata orologeria, ma anche quell'orologeria che ha delle storie affascinanti, romantiche e molto più forse alla portata di tutti da raccontare, e in particolare mi riferisco naturalmente ai micro brand. Ora, senza perdere altro tempo, in questa puntata io voglio farvi vedere quali micro brand ho in collezione e perché ho questi micro brand in collezione, quindi lanciamo la sigla e ci vediamo fra 3 secondi. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi, qui su TOC, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, ma anche di grandi imprese che uomini straordinari hanno compiuto con i loro orologi al polso, che poi, come dicevo all'inizio, è anche un po' quello che affascina un po' l'aspetto romantico di questa passione. Ora, prima di girare la camera e entrare nel dettaglio della mia collezione, faccio una doverosa premessa. Io non sono un appassionato di micro brand, io sono un appassionato di tutto ciò che mi emoziona e mi affascina, e tra questi ci sono indubbiamente dei micro brand perché la loro storia, che magari mi è stata raccontata personalmente dal fondatore, in un certo modo mi ha affascinato, mi ha emozionato, al di là del contenuto dell'orologio, che poi può piacere o meno. Certo, cerco naturalmente anche della qualità in un orologio da mettere al polso, ma detto questo, in questa puntata non vedrete tutti i micro brand del panorama, un po' perché non li conosco tutti, un po' perché non li possiedo, un po' perché i loro fondatori ancora non mi hanno raccontato magari la loro storia che possa in qualche modo affascinarmi, quindi vedrete soltanto i micro brand che ho portato qui su TOC, i micro brand che mi hanno personalmente convinto e i micro brand che ho comprato. Prima di continuare vi ricordo che Vulcain ha appena presentato il suo nuovissimo GMT, il primo GMT e anche l'unico a catalogo, e questo GMT è un'edizione limitata e abbiamo avuto l'onore di partecipare alla creazione di questa edizione limitata. Sebbene non sia un orologio del canale, non ci sono loghi del canale, è un'edizione limitata di Vulcain alla quale abbiamo partecipato e abbiamo dato delle idee per la sua realizzazione, tant'è che i colori ricordano proprio quelli di TOC. Sono 85 pezzi, ne rimangono pochi disponibili e li trovate sul sito di rosaspina.it, il nostro partner ufficiale e anche partner di Vulcain, nonché distributore esclusivo di questa limited. E infatti su rosaspina.it la trovate a un prezzo eccezionale. Anziché 2.240 euro, che è il suo prezzo di listino, la potete pagare 1.890 euro, che è praticamente il prezzo di un semplice Vulcain Nautique con bracciale in acciaio, perché questo GMT ha il nuovissimo bracciale in acciaio con micro regolazione. E c'è anche un'altra promozione, e cioè è possibile acquistare sempre da Rosaspina il Tropic originale Vulcain con la sua chiusura ad ardiglione a 120 euro anziché 150 euro se acquistate uno dei GMT in edizione limitata. Pre-order a partire da subito, consegne dal 5 luglio. Se stavate cercando un nuovo orologio e ne volete uno speciale, beh, direi che è la vostra occasione. Mi sono dilungato fin troppo, giriamo la camera e vi faccio vedere di che sto parlando. Eccoli qua, i miei micro brand, un video che volevo fare da un po', e per parlarvi di questi 5 pezzi
che ho in collezione e che alcuni mi sono stati regalati, altri invece ho acquistato. Non lo nascondo e lo dico senza remore, ma diciamo che tutto dipende semplicemente da quelli che sono i casi della vita, per così dire. Quindi questo non sposta assolutamente quella che è la mia opinione. Ed è un video che vorrebbe rispondere a una prima domanda, e cioè: ha senso avere dei microbrand in collezione? I microbrand hanno senso di per sé? Beh, guardate, la prima cosa che mi viene da dire è che questi orologi hanno senso già nel momento in cui esistono. Un po' perché se ne parla, ma al di là di questo e al di là dei gusti soggettivi, al di là che questi orologi piacciono o meno, quello che secondo me ha senso è le storie che hanno dietro, ed è il successo personale raggiunto da ognuno di questi ragazzi, giovani e meno giovani, come per esempio Francesco Calamai, ed è questo secondo me il vero motivo di un microbrand, cioè quello di avere con sé, avere in collezione la piccola storia, il piccolo racconto di chi dietro questi oggetti ci ha messo dei sogni, delle idee, ha rischiato, non ci ha dormito la notte, ha fallito, e ognuno di questi ha delle storie, e questo è il motivo per cui io ne parlo. Per esempio, parlando dell'Upnist di Marco, questo è il numero 3 di 150, un orologio ampiamente criticato, soprattutto per via del suo prezzo. Non credo si possa dirgli niente onestamente dell'estetica, perché ritengo che sia un bell'orologio e gli si possa dire veramente poco. È un orologio originale, disegnato da Marco assieme ad altri designer, firmato da lui stesso sul fondello, ed è un orologio innanzitutto prodotto in Italia. Marco ce l'ha anche spiegato nella puntata pilota di Tempo Libero, e cioè quanto è stato difficile e costoso realizzare questo orologio, tanto da oggi essere, come dice lui stesso, abbastanza antieconomico. Però il disegno che ha voluto dare a questo orologio, l'originalità delle anse o per esempio del quadrante con questa pasta luminescente molto molto sostanziosa che offre grande performance al buio, insomma anche gli anglage sulle anse, ogni minimo dettaglio di questo orologio è stato ideato, pensato, sognato da Marco fino a realizzarlo in Italia con un movimento Miyota all'interno, serie 9000, ma tutta la cassa è completamente realizzata in Italia. E questo secondo me è una delle storie interessanti di questo microbrand, al di là, come dicevo prima, che l'orologio piaccia o meno, che piaccia o meno il suo produttore, perché poi ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha le sue preferenze, le sue simpatie, quindi tranquillamente si può dire che questo orologio o altri orologi possano interessare di meno. Ma quello che c'è dietro, secondo me, è il motivo per cui alcuni di questi oggetti ritengo molto molto simpatici avere in collezione. Per esempio, l'ultimo arrivato è Officine Tecniche, il super di Officine Tecniche. Perché? Perché mi hanno contattato i ragazzi di Officine Tecniche, Denis e Luca di Foggia. Questo è un orologio pugliese, per così dire, con questo bellissimo fondello coniato. E mi hanno contattato per sapere la mia, per sapere che cosa ne pensassi, per poterlo provare al polso, per avere magari dei suggerimenti da parte di un collezionista e di una community come la nostra, orientata per esempio all'orologeria di lusso. E questa cosa mi è piaciuta tanto, questa umiltà di dire dammi un parere, facci capire che cosa ne pensi, tanto che ho detto io vi faccio un video, ne voglio fare un video in maniera tale che anche chi segue Talk possa dire la sua. E questa cosa per esempio mi è piaciuta tanto, così come mi è piaciuto il loro primo fallimento. Mi è piaciuto perché da quel fallimento, di cui Luca e Denis vanno orgogliosi, è nato un orologio che secondo me, come design, come qualità costruttiva, come attenzione ai dettagli, non ha veramente nulla da invidiare ad altri orologi. Bello, particolarmente accattivante, con una storia, dico e ripeto, una storia interessante, una storia bella da ascoltare. E poi faremo un'intervista anche a Luca e Denis. Poi c'è il Dollarone. Beh, questo qui è il micro brand per eccellenza, quantomeno nella mia collezione. È la nostra prima edizione limitata in assoluto, il numero 1 naturalmente.
di 150 pezzi con calibro sellita all'interno, un orologio vabbè che ha segnato il canale, che ha segnato me, che ha segnato l'amicizia con i ragazzi di HTD, ma anche un'amicizia più profonda con Rosario, con cui ci siamo visti a Firenze, una domenica passata dietro i computer per il lancio, mesi e mesi di progettazione, di litigi anche per raggiungere insomma un risultato che potesse soddisfare chiunque e che non fosse un risultato sottotono, ma appunto all'altezza del progetto. E ecco, davanti a una cosa del genere che riguarda me oggi, ma potrebbe riguardare qualcun altro in futuro, non si può non dare senso a un orologio di questo tipo, come per esempio l'Audace di Nostas, il Solo Tempo, anche lui con calibro sellita all'interno, con questo particolare design studiato e voluto da Francesco Nostas, il fondatore del brand, la cui storia abbiamo raccontato sul canale di Clockface qui su YouTube. La storia è una storia troppo bella per non essere raccontata. Francesco è un appassionato di orologi e il periodo del Covid vuole disegnare il proprio orologio, ha in mente di poter fare qualcosa dal design nuovo, innovativo, ma non avendo le competenze per farlo inizia a studiare e praticamente Francesco si laurea nel giro di 3 anni in design industriale per poter tirare fuori finalmente le idee che senza le giuste competenze non poteva invece sviluppare. E così ne nasce questo orologio dalle linee geometriche assolutamente perfette, il cui concetto, quello dell'audacia, così come il nome di questo orologio, è quello di svilupparsi da un piano orizzontale e fin su, come potete vedere, in una sorta di piramide che poi dà vita appunto a questa lunetta satinata. Anche lui, un orologio troppo interessante per non poterlo raccontare, al di là, come dicevo, dei gusti soggettivi, ma anche per esempio interessante da raccontare perché dietro ogni progetto c'è l'idea e c'è la consapevolezza di ogni designer, di ogni imprenditore, di ogni ragazzo che ci mette passione, la consapevolezza di dover fare qualcosa in più anche rispetto ai blasonati, dover dare il massimo in assoluto per poter dire questo è il mio orologio e questi sono i motivi per cui dovreste acquistarlo. Non a caso molti di questi orologi all'interno hanno dei calibri premium, così come per esempio l'HTD con il Sellita Elaboré o ancora la Juperré Top Grade di Officine Tecniche, i Miota serie 9000 anche dell'HTD Aquatic Pallettoni, altro micro brand nella mia collezione. Questo mi è stato regalato per esempio dai ragazzi e uno l'ho regalato io comprandolo invece a Rosario, così come ho acquistato per esempio l'Apnist di Marco o ancora il G50 Freccia Panda Verde di Francesco Calamai. Primo micro brand in assoluto nella mia collezione, merita naturalmente una menzione d'onore un po' perché Francesco Calamai con i suoi orologi è in attività da 15 anni, quindi è un micro brand soltanto per scelta di Francesco che oggi distribuisce in pochi pezzi questi orologi, ma anche perché sono orologi abbastanza difficili da realizzare, sono realizzati in gran parte in Svizzera, non sono Swiss made come per esempio lo sono invece l'Officine Tecniche e se non ricordo male anche l'Audace di Nostas, sì, è uno Swiss made, quindi supera naturalmente tutta la normativa richiesta per essere uno Swiss made. In questo caso per esempio è svizzero il quadrante, un quadrante che viene prodotto per Calamai nelle stesse fabbriche che lo producono per IWC o per Bulgari per esempio, e si vede perché questo quadrante ha un layer, anzi un doppio layer molto particolare. Per esempio i subcontatori verdi, che come potete vedere sono molto profondi, sono ottenuti sovrapponendo un quadrante verde e sopra uno bianco, e lo potete vedere anche dalla data, che se riesco ad inquadrarvela si vede lo strato verde sotto la data, il che regala all'orologio una tridimensionalità senza eguali, una tridimensionalità che per esempio Francesco mi diceva
abbiamo dovuto progettare per bene, perché poi le sfere, come potete vedere, devono essere perfettamente studiate e perfettamente posizionate in maniera tale che non vadano a toccarsi con gli altri elementi, con gli indici che sono applicati, quindi sono in rilievo, o anche le stesse sfere all'interno dei subcontatori che devono avere la giusta grandezza per non toccare le cornici dei subcontatori. Una delle prime cose che mi disse Francesco quando lo sentì al telefono, prima ancora di acquistare questo primo orologio, il mio primo microbrand, tra l'altro questo esemplare in particolare mi ha accompagnato in un importantissimo viaggio in Sicilia che insomma ricordo con grande emozione, quindi è un orologio che ha un significato ancora in più, come in realtà ce l'hanno anche gli altri, come dicevamo. Insomma, la prima cosa che mi disse Francesco è che la grande sfida per un produttore di orologi non è fare un bell'orologio, ma sono le tolleranze, e cioè permettere all'orologio di essere un orologio estremamente ben fatto, dove tutto funzioni alla perfezione, senza impuntamenti, senza giochi, che poi rendono anche un po' cheap l'esperienza, ma appunto un orologio che sia un orologio perfetto, come fanno i grandi brand, perché probabilmente ve ne sarete accorti, ogni volta che si parla di un grande brand o di un grande orologio, ciò che fa la differenza è la minima tolleranza tra gli accoppiamenti, tra gli assemblaggi, e diciamo in maniera tale che l'orologio risulti il più perfetto possibile, il più solido possibile. Ed è quella la grande sfida, e sono quelle parole di Francesco che finalmente, bastata una parola, mi hanno fatto comprendere perché determinati orologi, soprattutto blasonati, sono così perfetti e perché altri invece sembrano così economici, così cheap. Sta tutto proprio nelle tolleranze. Insomma, queste mie parole credo possano da sole chiarire se ha senso o meno, almeno per me, avere dei micro brand in collezione. Ha senso nel momento in cui ognuno di questi pezzi, come tanti altri pezzi blasonati, come questo Omega Speedmaster che mi è stato regalato da mia moglie per i miei 40 anni ed ha un significato particolare, ognuno di questi pezzi ha appunto un senso, ha una storia da raccontare, sebbene sia una storia personalissima e non magari chissà quale storia di grandi imprese che magari con il passare del tempo in futuro anche questi orologi potranno fare. Io ho parlato fin troppo, direi che è il caso di sentire la vostra nei commenti a proposito di microbrand e a proposito di orologi blasonati. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e come sempre vi do appuntamento ad un nuovo video qui su Top.